Molto bene ragazzi, ben ritrovati. Continuiamo a parlare dei nostri imperatori del Sacro Romano Impero, gli imperatori di Germania, cosiddetti Ottone III, no? Siamo arrivati, ricordate, ad Ottone III. Forse avete già capito che per gli imperatori le cose stanno iniziando ad andare male. Ricordate che il padre di Ottone III, Ottone II, aveva dovuto subire la ribellione dei principi tedeschi, e poi era stato sconfitto dai Saraceni, non era riuscito a conquistare l'Italia meridionale. Ottone III, ricordate, abbiamo concluso così la lezione precedente, viene eletto imperatore soltanto a 3 anni e quindi non può governare. All'inizio c'è una reggenza. Ottone III è sotto tutela della madre e della nonna. Tuttavia la madre e la nonna governano bene, non ci sono particolari problemi, quindi nel 996 d.C. Ottone III viene incoronato effettivamente imperatore e governa da solo. Ottone III era significativamente diverso dai predecessori Ottone II ed Ottone I. Non era soltanto un militare, ma era anche una persona di cultura. Sua nonna e altri familiari lo avevano istruito alla cultura classica. Pensate che Ottone III è una cosa rarissima a quel tempo. Conosceva i classici greci e latini, parlava molto bene il latino e addirittura sapeva anche leggere il greco e scrivere in greco, una cosa che in Occidente praticamente era quasi inesistente, quindi aveva una raffinata cultura classica, mentre ad esempio il suo stesso nonno, Ottone I, il fondatore del nuovo impero germanico, era completamente analfabeta e non sapeva minimamente parlare o intendere il latino. E lui ha quindi questo sogno di trasformare proprio l'impero germanico in una reviviscenza del mondo classico, d'accordo, dell'impero romano. Ciò si rivelerà assolutamente una illusione. Continua, esattamente come i suoi due predecessori, a controllare la Chiesa cattolica e il papato. Fa eleggere come papi suoi consiglieri di corte, tra cui un personaggio che molti dicono essere il personaggio più colto, più raffinato dell'anno 1000 in assoluto in tutta Europa. Si chiama Gerberto di Aurillac. So che questi nomi medievali possono sembrare un po' strani. Gerberto di Aurillac, d'accordo? Aurillac. Questo era uno dei suoi consiglieri coltissimi. Nel 999 lo fa eleggere papa con il nome di Silvestro II. Eh, come i suoi due predecessori, ancor più dei suoi due predecessori. Ottone III decide lui quale papa ogni volta viene eletto. Lui vuole ricreare l'impero romano, trasferisce quindi la corte imperiale a Roma. A Ottone III va tutto male, suscita il malcontento dei principi tedeschi, perché i principi tedeschi pensano ci abbandona, si trasferisce a Roma, è un personaggio greco-latino, è un personaggio troppo orientale, di cultura orientale, non c'entra niente con la Germania. Magari queste sono tutte scuse, semplicemente i principi tedeschi, come si erano ribellati al padre Ottone II, si ribellano a lui perché vogliono ottenere più poteri, più autonomia, non essere più sottomessi a un re e a un imperatore. Ma voi direte, però almeno piace agli italiani? Assolutamente no, anche l'aristocrazia italiana gli si oppone con delle sollevazioni violente, delle vere e proprie rivolte che vanno dal 999 fino al 1001. Siamo finalmente arrivati al canonico anno 1000.
Perché i tedeschi non l'accettano, gli italiani non l'accettano, il motivo è sempre lo stesso. Gli italiani non possono accettare che lui si trasferisca a Roma perché ovviamente finirebbe per limitare i poteri degli italiani, d'accordo? Per imporsi sugli aristocratici italiani. Inoltre, pur essendo molto colto, parla il latino e il greco, dal punto di vista di molti intellettuali italiani lui era considerato ancora un rozzo, un tedesco, e insomma riuscì a scontentare contemporaneamente sia i tedeschi sia gli italiani. Non riesce comunque a combinare niente, muore all'improvviso nel 1200 a soli 23 anni. Questa è la fine di un sognatore, l'imperatore Ottone III. Muore giovanissimo, non ha eredi significativi e quindi ricordate che l'imperatore viene eletto, non è una carica ereditaria, l'imperatore verrà sempre eletto nel corso dei suoi 850 anni di storia nell'impero germanico. Questa volta quindi Ottone I, Ottone II, Ottone III erano duchi di Sassonia, terminano gli imperatori sassoni, gli elettori, i principi tedeschi decidono di eleggere un'altra casata, un'altra dinastia, di passare dai sassoni ai bavaresi. Viene eletto imperatore Enrico II, ricordo che siamo nel 1200, viene eletto imperatore Enrico II, duca di Baviera. I principi tedeschi si erano ribellati a Ottone III, gli italiani si erano ribellati, ovviamente la ribellione degli italiani prosegue anche con l'elezione di Enrico II. Gli italiani provano per la seconda volta, ricordate quale fu la prima, ad autonomizzarsi e a creare un regno d'Italia nell'Italia settentrionale. E gli aristocratici italiani eleggono re d'Italia Arduino di Ivrea. Anche questa volta, esattamente come avvenne con il precedente re d'Italia, sedicente, aspirante re d'Italia, vi ricordate Berengario II, anche nel caso di Arduino di Ivrea, il sogno di un regno d'Italia cessa presto di esistere, perché nel 1004 Enrico II scende in Italia, sconfigge Arduino e nel 1004 il motivo per cui Arduino, il re d'Italia, perde è simile a quello per cui abbiamo detto perse contro un altro imperatore, contro Ottone I, vi ricordate Berengario II? Non tutti gli aristocratici italiani erano a favore di Arduino, molti si schierarono con l'imperatore tedesco Enrico II. Questo era avvenuto già con Berengario II, ma con Arduino di Ivrea avviene ancora di più. Gli aristocratici italiani sono divisi, molti parteggiano per Enrico II, Enrico II vince. Arduino viene sconfitto nel 1004. Questo non vuol dire che Arduino riesca a controllare l'Italia, il Regno d'Italia, ricordate, era solo l'Italia settentrionale. Arduino ci mette altri 10 anni dopo la sconfitta Enrico II ci mette altri 10 anni per controllare l'Italia dopo la sconfitta del marchese di Ivrea Arduino. Dal 1004, solo nel 1014 può dire Enrico II di avere una definitiva e stabile supremazia in Italia. Tant'è vero che nello stesso anno 1014 si fa incoronare imperatore da parte di Papa Benedetto VIII. Enrico II muore nel 1024. Abbiamo l'ennesimo imperatore, questa volta è Corrado II. Corrado II, detto anche il Salio, perché tra i suoi antenati ha degli esponenti della famiglia dei Sali, non il Savio, scusate, ho sbagliato, il Salio, perché tra i suoi esponenti ha degli appartenenti alla famiglia di Carlo Magno che appunto erano detti
Sali. Corrado II deve anche lui affrontare una serie di rivolte in Italia. Non solo, a Corrado II si ribella anche la Borgogna. La Borgogna adesso fa parte della Francia, ma all'epoca non era così. Era un territorio che faceva parte del Sacro Romano Impero Germanico, solo che i borgognoni non volevano far parte dell'impero germanico e quindi si ribellano, d'accordo? Solo nel 1034, dopo 10 anni di ribellione, Enrico II riesce a sottomettere la Borgogna. Per farlo si appoggia alle forze del marchese di Toscana, che si chiama Bonifacio di Canossa, e del vescovo di Milano, un personaggio molto importante che si chiama Ariberto di Intimiano. Questi nomi medievali sono un pochino difficili. Un arcivescovo potentissimo, che era anche un grande feudatario, Ariberto di Intimiano. D'accordo? Ariberto di Intimiano. Riuscirà nel 1034 a sottomettere la Borgogna, ma per quanto riguarda le rivolte in Italia le cose sono un po' difficili. Nel 1024, proprio quando Corrado II era stato eletto imperatore, si era ribellata Pavia. Pavia è una città importante, era la capitale del virtuale Regno d'Italia. Nel 1927 si ribella Lucca, si ribella il marchese di Toscana Ranieri, si ribella Parma, si ribella Milano. La ribellione di Milano è importante. Quindi vedete che tranne Ottone I, i successivi imperatori tedeschi non riescono più a controllare né la Germania né l'Italia, iniziano ad avere molti problemi. Cosa succede? Abbiamo visto che Corrado II si era sempre appoggiato ad Ariberto di Intimiano, il suo alleato vescovo di Milano. Questa volta lui, forse in maniera ingenua, controproducente, dopo la rivolta di Milano, cambia alleati. Si erano rivoltati contro di lui chi? Soprattutto quelli che possedevano i feudi minori, i feudatari minori, che volevano l'ereditarietà dei loro feudi. Dicono: perché già da tempo i feudatari maggiori, i grandi feudatari possono dare in eredità il proprio feudo, mentre noi feudatari minori no. Si ribellano i feudatari minori contro l'imperatore Corrado II e anche contro Ariberto di Intimiano. Corrado II, capite, tradisce Ariberto di Intimiano e si schiera a favore dei feudatari minori, sperando che possano aiutarlo a controllare l'Italia. Per farli passare dalla sua parte, ovviamente, lui accetta la loro pretesa di lasciare in eredità i feudi, e quindi nel 1037 emana l'Edictum de Beneficis, Edictum de Beneficis, con due i, ovvero l'editto sui benefici, in cui appunto rende ereditari i feudi minori. Fate attenzione, questo edictum de beneficis da qualcuno viene chiamato anche constitutio de feudis, però il nome corretto originario è edictum de beneficis. Si schiera quindi Corrado II con i feudatari minori, concedendo l'ereditarietà dei feudi minori, contro i feudatari maggiori, il cui capo, l'arcivescovo di Milano, Ariberto di Intimiano, che viene pure arrestato. Le cose però vanno male assolutamente per Corrado II. Milano continua a ribellarsi
e non c'è niente da fare. La sollevazione di Milano è talmente dura che Corrado II deve tornarsene in Germania. Gli imperatori del Sacro Romano Impero non controllano più, di fatto non controllano più l'Italia. Nel 1039 anche Corrado II muore e viene eletto l'ennesimo imperatore Enrico III. Enrico III si impegna, come molti dei suoi successori, in una riforma della Chiesa molto profonda, viene chiamata riforma imperiale della Chiesa. Vi ricordo che ho detto Enrico II, sbagliato, volevo dire Enrico III. Enrico III succede nel 1039 a Corrado II, si impegna in una riforma della Chiesa, la cosiddetta riforma imperiale della Chiesa. Infatti la Chiesa, approfittando della debolezza degli ultimi imperatori, era ricaduta nella corruzione, negli scandali e nella anarchia violenta che era stata tipica del periodo, ricordate, del periodo dell'Ottocento, inizio Novecento. Prima di parlare però della riforma di Enrico III, dobbiamo fare un lungo excursus appunto sulla Chiesa e su altre riforme che vengono dall'interno della Chiesa. La Chiesa era criticata, l'ho già detto, questo forse è un altro argomento, perché gli ecclesiastici erano ceti privilegiati esattamente come i nobili, non erano terzo stato, avevano tutta una serie di privilegi feudali, prendevano le decime, una parte in natura del raccolto dai contadini, avevano i diritti di banno, non potevano essere arrestati, tutti i privilegi feudali, diciamo, dei ceti privilegiati, non pagavano le tasse. I monasteri, l'ho già detto quando abbiamo parlato del commercio, nella rinascita dell'anno 1000, i monasteri si ingrandiscono, assumono poteri signorili, sfruttano i contadini, si fanno dare il raccolto dai contadini, soldi dai contadini, i monasteri praticano il commercio, i monasteri spesso diventano siti di stoccaggio per le merci, vengono depositate lì da parte dei grandi mercanti, lungo le grandi vie di comunicazione, e insomma i monaci vivono nel lusso. La regola di San Benedetto predicava povertà e lavoro, mentre i monaci erano ricchi e non lavoravano, facevano lavorare i contadini, cioè di fatto la Chiesa, gli enti della Chiesa, il vescovado, l'abbazia, il monastero, entrano a pieno titolo dalla parte del privilegio nel sistema feudale. L'abate era eletto sempre all'interno delle grandi famiglie aristocratiche. Diventare abate significava diventare ricco e privilegiato. Spesso si spendevano grandi cifre di denaro per corrompere chi ti doveva far diventare abate. Ma come l'abate presta giuramento quando viene nominato abate, giura di essere povero, e in realtà all'atto di quel giuramento paradossalmente diventa ricco per il fatto automatico di essere un abate. Spesso l'abate era una carica desiderata da chi voleva appunto arricchirsi, da chi voleva diventare potente. Spesso gli abati erano eletti soltanto perché la carica veniva comprata, perché la loro famiglia era una famiglia importante, aristocratica, faceva eleggere uno dei loro parenti, uno dei loro figli abate, uno che magari non aveva nessun tipo di vocazione. Quindi la mondanizzazione della Chiesa. I vescovi, le chiese erano completamente immersi nella vita locale. Un abate
veniva spesso eletto da un ricco vescovo. Non solo, vescovi e abati spesso venivano eletti da famiglie aristocratiche o dai principi del luogo. Vescovi e abati spesso, abbiamo visto, appartenevano essi stessi a famiglie aristocratiche. E il papato era precipitato, l'abbiamo già detto questo, nell'anarchia. Dall'872 al 963 ci sono ben 25 papi che spesso si depongono tra loro, si ammazzano tra di loro in una sorta di anarchia violenta. L'elezione del papa era nelle mani della nobiltà locale, che scatenava lotte sanguinose in cui le grandi famiglie aristocratiche romane si ammazzavano. Io questo ve l'ho già detto, e ho detto che di fronte a tutto questo vi è stata una reazione imperiale, cioè viene una riforma della Chiesa imposta dall'alto, imposta dagli imperatori germanici. Ricordate il privilegium Otonis di Ottone I nel 962, o quello di Enrico III, appunto, non ve l'ho detto, stiamo adesso iniziando a parlare di Enrico III, lo riprenderemo dopo. Il Principatus in Electione di Enrico III del 1046. Questi imperatori decidevano loro quale papa doveva essere eletto, quindi c'è una riforma dall'alto, controllo della Chiesa, dell'elezione papale, della nomina dei vescovi, cioè le investiture, una riforma della Chiesa, una moralizzazione della Chiesa che viene fatta dall'alto, cioè dall'imperatore germanico. Si costituisce la Chiesa del Regno. Cos'è la Chiesa del Regno? Gli imperatori, come Ottone I e i successori, formano dei vescovi e degli abati che vengono formati proprio alla corte imperiale, proprio in edifici fisicamente annessi alla corte dove vive l'imperatore. Questi esponenti della Chiesa del Regno sono persone spiritualmente molto elevate, formate, con una vocazione, d'accordo? E quindi controllati dagli imperatori, spesso erano anche parenti o consiglieri degli imperatori tedeschi, spesso appartenevano a famiglie di nobiltà tedesca e venivano eletti papi, capite? Un papa proveniente dalla Chiesa del Regno era un papa amico e consigliere dell'imperatore, molto spesso un papa tedesco, un papa di provata fede, di grande dignità, di grande fiducia. Quindi abbiamo una riforma dall'alto, e ne abbiamo già parlato in passato. Succede però che, attenzione, a partire dal Novecento e poi nei secoli successivi viene fuori anche una riforma dal basso, in particolare una riforma monastica da parte dei monaci, cioè dal basso. Sono gli stessi semplici ecclesiastici che portano avanti un movimento di riforma, in particolare la riforma dei monasteri di Cluny, importantissima, riforma dal basso della Chiesa cattolica, riforma della vita monastica che abbiamo visto stava diventando mondana, corrotta, completamente separata dalla fede, dalle esigenze spirituali. Nel 909 succede qualcosa di molto importante in un monastero francese, il monastero di Cluny, si scrive così però si legge Cluny. Questo succede grazie al duca di Aquitania, infatti Cluny si trova vicino alla città di Masson, in Aquitania, grazie al duca di Aquitania Guglielmo il Pio, d'accordo? Cosa fa Guglielmo il Pio? Guglielmo il Pio permette al monastero che si trova nel suo territorio, al monastero di Cluny, di eleggere da solo il proprio abate, d'accordo? Fa una riforma, cioè ovviamente sono i monaci stessi che gli prospettano questa riforma, ma il loro signore temporale Guglielmo il Pio, duca di Aquitania, accetta, fa sì che l'abate di Cluny, cioè dà questo privilegio al monastero di Cluny, fa sì che l'abate di Cluny sia eletto dai monaci stessi,
Quindi l'abate non viene più imposto dall'alto, dall'aristocratico, dal vescovo del luogo, spesso ricchi e corrotti, o che eleggono abati, abbiamo visto, per altri motivi che non c'entrano niente con la fede. Abate di Cluny viene eletto dal basso, viene eletto dai monaci stessi ed è completamente indipendente, quindi un monastero che diventa completamente indipendente, che accetta la tutela soltanto del Papa, della Santa Sede, tutela molto virtuale perché il Papa insomma non poteva fare granché per controllare dei monasteri così lontani che si erano autonomizzati. Quindi Cluny elegge, questa è la base della riforma famosissima che sarà chiamata riforma cluniacense. Gli abati di Cluny eleggono da soli, ad alzata di mano, il proprio abate. I monaci di Cluny eleggono da soli il proprio abate, senza più nessuna ingerenza da parte di vescovi e di aristocratici. Gli abati di Cluny eleggono una sfilza, scusate, i monaci di Cluny eleggono una sfilza di abati, di loro capi, di grandissimo livello, che hanno un enorme successo, diventano dei grandi esempi spirituali. Il primo è l'abate Bernone, io potrei citarvene altri che diventano famosissimi all'epoca, che non possiamo fare molti nomi, dopo l'abate Bernone ce ne saranno tanti altri a capo del monastero di Cluny, eletti dai monaci stessi che autonomizzano totalmente il monastero. Questi abati sono davvero dei personaggi che ispirano, esaltano tutta la cristianità, considerati santi già in vita. Cluny riprende l'autentica regola di San Benedetto: tutti vivono in povertà, vivono soltanto con il loro lavoro e quindi insomma riformano completamente la vita monastica. La cosa ha un enorme successo all'interno della cristianità, tant'è vero che il movimento cluniacense, perché a partire da un solo monastero, quello di Cluny, la riforma di Cluny si estende a tantissimi altri monasteri, attenzione, che diventano dipendenti da quelli di Cluny, si sottomettono al monastero di Cluny e dicono, siccome questi abati di Cluny sono proprio in odore di santità, i monasteri dicono ci fidiamo di voi, e quindi ogni monastero, capite, aggregato alla rete dei monasteri cluniacensi, fa sì di non avere un abate ma un priore, e il priore è sempre nominato dall'abate di Cluny, capite? Quindi l'abbazia di Cluny crea una vera e propria rete di decine, poi diventeranno centinaia, alla fine circa 1000, pensate, 1000 in tutta Europa, monasteri dipendenti, una vera e propria rete di monasteri, il sistema cluniacense. Ogni monastero ha un priore che viene nominato direttamente dall'abate di Cluny. Inizialmente i monasteri dipendenti da Cluny sono solo in Francia, ma poi si espandono in tutta Europa, anche in Italia, Spagna, Germania, Inghilterra. Moltissimi monasteri chiedono a Cluny di essere inseriti nella rete, nel movimento, d'accordo, nella riforma cluniacense. Questo fa sì, attenzione, che sì, loro avevano ristabilito la regola della povertà, però poi sarà veramente difficile restare poveri davvero, perché il monastero di Cluny, a seguito del suo successo, diventa ricchissimo, ottiene donazioni, testamenti da tutta Europa, quindi diventa un monastero ricchissimo, arredato da mobili, da oggetti sfarzosi di grandissimo valore. I monaci di Cluny continuano a vivere in povertà, secondo la più autentica regola di San Benedetto, anche quando il loro monastero diventa sfarzoso, pieno di oggetti ricchissimi e così via. Capite che però la cosa diventa piuttosto difficile, ma è una riforma monastica, davvero una riforma della Chiesa dal basso, di notevolissimo interesse e di pregio. Molti dei personaggi che scaturiscono dalla riforma di Cluny o da
altre riforme monastiche che adesso vedremo, che poi furono nominati, ovviamente dichiarati santi successivamente dalla Chiesa Cattolica, erano considerati santi già in vita. Spesso erano personaggi che incredibilmente vivevano 90 anni, 100, in un caso addirittura più di 100 anni, nonostante gli stenti e la vita di povertà a cui si autoassoggettavano. Quindi erano come dei santi in vita, che erano dei punti di riferimento, degli esempi, dei simboli per tutti i cattolici d'Europa. Molti di questi, a differenza degli abbati di Cluny, fondarono dei monasteri in luoghi inaccessibili, andarono proprio a trovare dei posti selvaggi, lontani da tutto, per poter godere di un eremitaggio che li allontanasse totalmente dalla vita mondana, d'accordo? E infatti nascono altri movimenti simili a quelli di Cluny. Per esempio in Italia, oltre ai monasteri che abbiamo visto, ai monasteri che si uniscono a quello di Cluny, diventano dipendenti da quello di Cluny, vi sono altre riforme monastiche. Nel 1012 a Camaldoli, presso Arezzo, inizia la riforma del cosiddetto movimento camaldolense, d'accordo? Romualdo di Ravenna, uno di questi santi, personaggio carismatico che vive 100 anni, Romualdo di Ravenna impone nel monastero di Camaldoli vicino Arezzo una regola durissima, ancora più dura di quella di San Benedetto, comunque una regola come quella di San Benedetto, però interpretata in maniera molto molto rigida. Anche qui nasce un movimento di monasteri dipendenti da quello di Camaldoli. Come il movimento cluniacense, si parla di movimento camaldolense. Una cosa simile avviene a Fonte Avellana nel 1043 con Pier Damiani a capo del monastero di Fonte Avellana, ma soprattutto quello che succede in Toscana, San Miniato, un altro di questi santi, grandi personaggi che vivono 100 anni, Giovanni Gualberto propone una riforma analoga di totale preghiera, lavoro, povertà, privazione, digiuno nel monastero di San Miniato. Hanno dei problemi con le autorità politiche locali, questo avviene nel 1028, e quindi che succede? Si spostano a Vallombrosa. Nasce il movimento vallombrosiano, Vallombrosa, vicino Firenze. 1028 nasce questo movimento che si chiamerà movimento vallombrosiano. Anche qui molti monasteri iniziano a dipendere dal monastero di Vallombrosa e abbiamo un altro movimento di riforma monastica, il movimento vallombrosiano. Questi movimenti italiani sono ancora più rigidi, capite, del movimento cluniacense. Vivono proprio di stenti, affamandosi, digiunandosi, in totale povertà, in eremi che sono proprio piazzati sul cocuzzolo di una montagna inaccessibile. Recitano messe, preghiere continuamente, giorno e notte e così via. Vengono fondati anche nuovi ordini religiosi, cioè altri movimenti di riforma che si organizzano in veri e propri ordini religiosi, che vivono appunto in totale povertà e in totale umiltà. I due più importanti, ma non sono gli unici, sono i certosini e i cistercensi.
ordini mendicanti, certosini e cistercensi, entrambi sono francesi. Certosini prendono il nome appunto da una loro certosa vicino Grenoble, i certosini, mentre i cistercensi nascono in Borgogna. Chissà se riesco a scrivere il nome del loro monastero, in un posto che si chiama Citeaux. Citeaux, se l'ho scritto male, andate a controllare. Quindi i francesi, certosini e cistercensi, d'accordo? Quindi importantissima la riforma monastica della Chiesa, vedete, nel X secolo e nell'XI secolo, a partire da Cluny. Torniamo quindi appunto all'undicesimo secolo, dopo questa parentesi nella nostra carrellata degli imperatori germanici. Torniamo a Enrico III. Enrico III, abbiamo visto, vuol fare una riforma imperiale della Chiesa, c'è quindi una riforma dal basso, l'ho detto tante volte prima, c'è una riforma dall'alto da parte dell'imperatore. Pensate che Enrico III viene eletto imperatore nel 1039 e si trova ad avere a Roma 3 papi contemporaneamente. Ogni famiglia aristocratica ha eletto il suo papa, si scannano, si uccidono tra di loro. Nel 1046 Enrico III ha successo nel riformare la curia romana, depone questi 3 papi e fa eleggere papa un suo consigliere, fa eleggere papa chi vuole lui, cioè Clemente II. Poi anche Leone, dopo Clemente II, Leone IX, che era un suo parente, e poi anche altri. È inutile che vi dica che questi personaggi, Clemente II, Leone IX e altri papi che vengono nominati, scelti proprio dall'imperatore Enrico III, derivano dalla Chiesa del Regno, no? Fanno parte di quella che abbiamo parlato prima, la Chiesa del Regno. Quindi Enrico III riesce nuovamente a sottomettere, a controllare l'elezione imperiale da parte dell'imperatore. Fa anche una riforma dei costumi della Chiesa piuttosto importante. La riforma della vita canonicale, riforma i costumi del clero. In che senso li riforma Enrico III? Stabilisce che il clero debba fare una vita in comune, dormire più, attenzione, per esempio nei monasteri, non ognuno nella propria cella, dormire in comune in una grande camerata, pregare in comune, mangiare in comune, d'accordo? Perché lui pensa che avendo una vita sempre in comune sia più difficile per i singoli monaci, per i singoli ecclesiastici operare la corruzione. 2 sono le piaghe della Chiesa che già da tempo venivano denominate nel modo che vi sto dicendo. La prima è il concubinaggio. Sapete cos'è una concubina, no? Il concubinaggio è il fatto di avere una donna. Ai sacerdoti era imposta, peraltro non da molto tempo, nei primi secoli del cristianesimo questo non c'era, però nell'epoca in cui stiamo parlando era imposto ai sacerdoti il celibato assoluto, non si potevano sposare, e la castità assoluta, non potevano avere rapporti sessuali, non potevano avere né una moglie né un amante, appunto una concubina. Invece moltissimi preti, sacerdoti, purtroppo tenevano proprio con sé una donna, cioè una concubina, ma addirittura si sposavano. C'erano moltissimi preti, soprattutto nei piccoli centri di campagna, eccetera, che erano sposati, cioè si sposavano in contrasto con le direttive della Chiesa cattolica. Quindi una prima cosa da combattere era il concubinaggio. Il concubinaggio era chiamato anche nicolaismo, d'accordo? Nicolaismo, come Nicola. E inoltre la seconda grave piaga della Chiesa era la simonia, vi ricordate? Ne parla anche Dante. Che cos'è esattamente la simonia?
La simonia consiste in un atto illecito, d'accordo? In qualunque tipo di atto illecito da parte non soltanto di un ecclesiastico, ma magari anche da parte di un, di un imperatore, d'accordo? Se un imperatore in maniera illecita, un imperatore, un principe, chiunque, nomina un vescovo, fa un atto di simonia, perché magari fa un atto che secondo molti non può fare, d'accordo? Quindi la simonia è un atto illecito, attenzione, ovviamente stiamo parlando di atti di tipo spirituale, anche i sacramenti. Se tu sei un prete, sì, sei autorizzato a dare i sacramenti, ma lo fai in maniera illegittima, d'accordo? Allora stai commettendo simonia. Quindi un atto spirituale illegittimo. Ma attenzione, la simonia significa anche, fate molta attenzione, farsi pagare, cioè corrompere, cioè, esercitare un atto spirituale legittimo, però non facendolo gratuitamente come dovresti, ma facendoti pagare, d'accordo? Per esempio, ancora adesso ci sono problemi in realtà di simonia. Voi sapete che le messe per i defunti devono essere gratuite, altrimenti è simonia? Molti invece, io ho saputo che molti sacerdoti parroci ti fanno pagare. Vuoi una messa in onore di un caro estinto, devi pagare tot. Lo stesso Papa Bergoglio, un po' di tempo fa, ha detto che questo non si fa. Cioè, la messa in onore di un defunto, in suffragio al ricordo di un defunto, è un atto spirituale gratuito, come il battesimo, come la comunione, come la cresima, come i sacramenti. Sono atti legittimi. Se un sacerdote però lo fa legittimamente, non sta facendo una cosa che non può fare, lo fa ma deve farlo gratuitamente, capite? Se lo fa qualcosa che deve essere gratuito facendosi però pagare, questa è simonia, d'accordo? Spero di essere stato chiaro. Non ti puoi far pagare per fare la prima comunione, deve essere assolutamente gratuito. La simonia spesso si esercita, attenzione, facendo ottenere un permesso da un tribunale ecclesiastico. All'epoca il tribunale ecclesiastico tra i cattolici era potentissimo. Spesso il tribunale ecclesiastico doveva concedere delle dispense, ci volevano dei permessi speciali per fare determinate cose. Faccio un solo esempio, ma ce ne sono tantissimi. Il matrimonio tra cugini primi. Il matrimonio tra cugini primi non sempre è permesso. La Chiesa deve esaminare il caso, poi dare una dispensa. Se puoi sposarti con tuo cugino o tuo cugino, si decide caso per caso, capite? Lo decide un tribunale ecclesiastico. Se decide di sì, spesso si decideva di sì, far sposare tra loro cugini primi, si dava una dispensa, perché teoricamente è vietato, no? Però in tantissimi casi si dava la dispensa, si potevano sposare i cugini primi. Se c'erano delle condizioni, per esempio se non si erano conosciuti o frequentati quando erano bambini o cose del genere, ok? Allora, tu la dispensa e tu decidi sì o no, dai la dispensa a due cugini perché possano sposarsi oppure non gliela dai, ma comunque lo devi fare gratuitamente. Invece avete già capito, molto spesso vuoi la dispensa così sposi tua cugina, paghi, e questo ovviamente è simonia, cioè significa farsi pagare per fare qualcosa che deve essere come atto spirituale fatto gratuitamente. La simonia era all'ordine del giorno e quindi anche Enrico III cerca di eliminare la simonia. Quindi diciamo Enrico III fa la sua parte, ehm, nel 1055 lui muore, abbiamo l'ennesimo imperatore che si chiama Enrico IV. Enrico IV inizierà ad avere moltissimi problemi. Se Enrico III, il suo
come predecessore era riuscito a controllare la nomina del Papa, a nominarlo lui il Papa, Enrico IV, il suo successore, non riuscirà più a farlo e i papi inizieranno a essere eletti senza, senza il benestare dell'imperatore. Quindi l'imperatore a partire da Enrico IV, in realtà già prima, ma in maniera decisa, a partire da Enrico IV, l'imperatore inizierà a perdere il potere spirituale, a perdere il potere di controllo della Chiesa a favore dei papi che diventeranno sempre più potenti e sempre più importanti all'interno della Chiesa cattolica. Vedremo quello che succede con Enrico IV e con gli imperatori successivi. Di fatto parleremo solo di un altro imperatore dopo Enrico IV, cioè Enrico V, il periodo della guerra di investiture. Termineremo il nostro argomento con la fine almeno provvisoria della guerra delle investiture nel 1122. Continuiamo quindi Enrico IV e il suo scontro con i papi a partire dal 1055. Continuiamo nella prossima lezione, mi raccomando, seguitemi.